Salty lips, 5 a.m. Memory turns into a grain of sand, and I'm crawling. Burning eyes, 6 a.m. Love should lay right where I am, but I'm falling. Yes, I'm falling. Ecco una valigia t'accompagniamo là e sono dinta sacca voglio venire a trovare e non si tornata più cara, ma noi non t'abbiamo scordata. E chiavo cotta e chiavo cruda, l'importante è che stai buona tu stai. Sono due posti nel mondo dove ho deciso di vivere. Sono due isole, molto distanti, molto diverse ma molto simili. Una è la Sardegna e l'altra è l'Australia. Sono i posti dove mi sento veramente a casa e hanno un'incredibile affinità di energia, di colori, di paesaggi, di mare. C'è un binomio molto forte tra l'Australia e la Sardegna e negli ultimi anni molti amici australiani stanno venendo in Sardegna, molti ragazzi dall'Italia ma anche dalla Sardegna vanno in Australia. Qualche anno fa sono riuscito a portare in Sardegna due amici aborigeni e si sono sentiti come a casa, mi hanno detto che gli assomigliava molto al Western Australia. Il mare è molto simile, per assurdo pochi sanno ma le onde della Sardegna non hanno nulla che invidiare quelle dell'Australia. Ovviamente per dimensioni quelle dell'Australia sono decisamente più grosse, però come qualità e frequenza la Sardegna è una piccola Australia. Ci sono un sacco di eucaliptis, ci sono un sacco di rocce che sono simili. La luce, che è una cosa incredibile, la luce che trovo in Western Australia la trovo solo in Sardegna. Poi la sensazione proprio di libertà che la Sardegna e l'Australia mi danno è questo fatto di essere ancora molto incontaminate. L'Australia è sempre stata nei sogni da bambino, cioè quando studiavo mi ricordo leggevo i libri alle elementari addirittura, vedevo gli aborigeni, i dingo, il deserto e ho avuto sempre un forte richiamo per l'Australia. Fino a quando nel 97 tutte le cose si sono incastrate perché io partissi per la prima volta per l'Australia. In quel viaggio sono rimasto 3 mesi. Sono un amico di Rimini, in giro sulla East Coast australiana, quindi da Sydney a Brisbane a Noosa e poi siamo scesi tornando a Sydney verso Melbourne e la Great Ocean Road. È stato un viaggio meraviglioso, il mio primo vero viaggio. Ne avevo fatti altri ma mai così lunghi e mai così, diciamo, on the road, dormendo vicino alle onde. Sono rimasto 3 mesi affascinato dalla cultura, dall'accoglienza che ci è stata riservata dagli australiani, tanto è vero che poi durante il viaggio ho scritto un diario che è poi diventato il mio primo libro. Quando sono partito nel 2004 alla ricerca della Baia della Luna in Australia, cercavo un posto che era molto simile a quello che ritengo a casa in Sardegna. Avevo realizzato nel primo il sogno, appunto, di realizzare questo viaggio in Australia, che è attualmente diventata un po' la mia seconda casa, se non la prima. E nel secondo ho continuato il mio sogno cercando la Baia della Luna, che era un luogo reale ma immaginario allo stesso tempo, di cui avevo sentito parlare e di cui avevo visto delle foto in un album fotografico degli anni 70, e questo posto mi ricordava molto il luogo che sento casa in Sardegna, una spiaggia bellissima con un promontorio, la Roccia Rossa, la luna che tramontava, e questa immagine così viva nella mia mente è diventata poi un quadro e la copertina del mio libro. Non era così tanto importante trovare questo posto, ma cercarlo. Quindi alla ricerca di questo posto io e altri 2 amici abbiamo girato per quasi un anno in giro per l'Australia. Avevamo il Working Holiday Visa, lavoravamo e poi andavamo a caccia di onde, questa era la nostra missione. L'intento era di cercare questo posto, eventualmente trovarlo, ma non svelare né il vero nome né la posizione. Clouds, I call you
nella Baia della Luna è stato un viaggio meraviglioso con Roberto e Paolo. Siamo diventati una piccola famiglia perché lavoravamo assieme, viaggiavamo assieme, andavamo a fare surf assieme. Quindi l'amicizia in questo racconto, in questa mia esperienza è stata una parte molto importante. Avrei potuto fare quel viaggio da solo, ma non sarebbe stato lo stesso. E penso che ognuno di noi tre ha portato a casa un tesoro molto grande che rimarrà con noi per il resto della vita. La scusa della ricerca delle onde poi alla fine si riconduce a far uscire nei miei libri quello a cui tengo veramente, rispetto della natura, dei popoli nativi, degli aborigeni. Tra le cose che ho imparato e assimilato questi anni era la simbologia degli animali che loro chiamano animali totem. Ritengono che ognuno di noi ha un animale particolare che lo protegge in un periodo per tutta la vita e la tribù ha un animale che protegge la tribù. Hanno ognuno di loro un significato diverso. Il delfino rappresenta la libertà di scegliere qualsiasi cosa e di andare nella direzione in cui vogliamo in ogni momento della nostra vita. Avere il coraggio di credere nei propri sogni e realizzarli. La tartaruga è molto forte il significato del viaggio, quindi rappresenta soprattutto la testuggine di mare che attraversa gli oceani per depositare le uova da un'isola all'altra, è il simbolo primordiale del viaggio. Mi ha accompagnato per un sacco di tempo, tanto è vero che anche nella Baia della Luna è impressa con le sembianze tribali in varie pagine. Per quanto riguarda l'aquila invece mi ha insegnato un po' avere una visione diversa. L'aquila è un animale che vola in alto e quindi ha una visione a 360 gradi e questo mi ha aperto la mente su tante cose e ho lasciato andare tanti schemi che possono essere vincolanti. Sono più di 20 anni che faccio surf. Il surf mi ha insegnato molto in questi anni, mi ha insegnato a superare le mie paure, a mettermi in gioco e a entrare completamente in contatto con me stesso. Penso che per me il surf non sia uno sport, ma lo ritengo sempre lo yoga del mare. Tanti anni fa, quando surfavo le onde soprattutto grosse di una certa dimensione, provavamo adrenalina e una forte emozione, soprattutto alla zona del petto. Adesso in alcune giornate particolari, soprattutto in Australia, con onde veramente grosse, la sensazione si avvicina a quella ma si è trasformata. Descrivere a parole cosa provo è veramente difficile. Io quando sono in acqua e sono avvolto da un'onda e sono lì tutto col mare sento questo. Una valigia t'accompagniamo là e sono dinta sacca voglio venire a trovare e non si torna più